Oggi ci imbarchiamo per un'esperienza veramente kazaka, un viaggio in treno di 18 ore. Ovviamente niente va come immaginato e il treno si rivela molto diverso da quanto avessimo fantasticato. Questa esperienza però ci porta a conoscere un altro aspetto di questo paese che per ora, sarò sincero, ancora dobbiamo capire bene. Partiamo subito per questa avventura, ma prima di salire in carrozza noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Benvenuti in un nuovo video ragazzi, noi stiamo andando verso la stazione dei treni perché ci sta aspettando un'esperienza da fare almeno una volta nella vita e cioè una notte su un treno kazako. E insomma c'è quelle proprio esperienze che bisogna fare quando si è qua. Da film, no? Sì, attraverseremo la steppa a bordo di un lento treno kazako. Fantastico. 18 ore di viaggio soltanto ci aspettano, quindi una passeggiata, però devo dire che io sono contenta, non vedo l'ora per viverci questa esperienza bella. Abbiamo preso gli ultimi 2 posti sul treno. Del treno più tradizionale che esista. Esatto, 2 posti, quindi quelli che sono capitati, non avevamo scelta e quindi mi sa che sarà una bella notte di quelle travagliate. Facciamo quell'esperienza lì. Io se non sento puzza di piedi stanotte non sono contento. Addirittura speriamo. Sì, no, sinceramente. Stiamo imparando un po' a usare questa applicazione che si trova tantissimo in questa zona, cioè si usa soprattutto questa, non Google Maps, e questa qua c'è anche in Russia, si chiama Yandex ed è fantastica perché in realtà dice un sacco di cose, un sacco di informazioni. Noi andiamo a prendere quindi l'autobus 57 che è a questa fermata qui, quindi manca 10 minuti a piedi e poi siamo là. Invece i biglietti del treno li abbiamo presi su tickets.kz, ci sono S, Z, K, un casino, perché sul sito ufficiale delle ferrovie kazake non riuscivamo a registrarci visto che non abbiamo il famoso IIN, che credo sia una specie di documento di identificazione, insomma la carta d'identità. Senza quella non ci si può iscrivere al sito e l'abbiamo fatto su questo sito che è un po' più internazionale, diciamo, e abbiamo pagato tutto tramite questo sito. Dovrebbe essere affidabile, tocchiamo sempre ferro e comunque adesso lo scopriremo. Ecco qua si paga sempre con sto QR a posto, My Ticket. Fermata proprio davanti all'entrata della mega enorme stazione dei treni che sembra un aeroporto, ragazzi. L'abbiamo vista per chilometri da quando eravamo sull'autobus, è enorme. Andiamo a capire un attimo come funziona e poi ragazzi Angela si è fatta una bella chiacchierata con la sua amica Viziata, si chiama Viziata, giusto? Ha un nome composto, mi ha detto che i nomi in Kazakistan possono essere singoli, doppi o composti. Il suo era composto da 2 parole e la seconda parola voleva dire bambino viziata, ma nel senso positivo, no? Tipo coccolato, molto ecco, la chiamiamo coccolata. Esatto. Mi ha raccontato un sacco di cose interessanti, però adesso direi che forse è meglio che prima troviamo l'entrata qua. Sì. Controlli all'ingresso, quindi mettiamo dentro gli zaini e passiamo. Poi entriamo in un ascensore con vista lì fuori, anche lui guarda fuori. Qui fa un caldo letteralmente porco. Vedo il caffè da quel lato, però noi andiamo a cercare di capire. C'è questo concourse che non ho capito per quale motivo si chiami così. Ma cosa vuol dire concourse? Ma credo che siano le partenze, in qualche modo, spero di sì. Guarda qua quanto è grande ancora. E adesso? 10, platform 10. Dobbiamo aspettare ancora un po' perché deve uscire ancora il binario, però siamo nel posto giusto e questa è già una grande notizia. Comunque la cosa assurda è che adesso direttamente dalla stazione si può vedere dritto per dritto il palazzo presidenziale dove eravamo stamattina, in realtà nel video precedente. In pratica c'è una linea dritta che unisce questa stazione, la stazione dei treni principale, al centro e insomma tutta questa parte, tutta questa enorme via che un po' è pedonale, un po' è con le macchine,
è il centro storico, diciamo, della città, che poi di storico in realtà... No, infatti la ragazza sul pullman la prima cosa che mi ha detto è stata: questa città è una città artificiale, cioè costruita completamente da zero, e quindi lei mi diceva: io sono del sud dove è tutto più storico, quindi mi mancano un po' gli edifici storici, un po' di storia. Qui invece è tutto praticamente nuovo. E una cosa mi ha detto, perché io le ho chiesto: ma com'è vivere qui d'inverno? Perché questa curiosità ce l'avevo da un po', no? E lei mi ha detto: ti devi coprire molto bene, devi avere dell'abbigliamento adatto, però si riesce a stare. Il vero problema non è il freddo, ma è il vento, perché quando hanno progettato la città non hanno tenuto conto del vento, quindi i palazzi in Piccolo molti dettaglio. casi incanalano il vento, lo rendono ancora più forte. Mi ha detto che non si riesce a stare in piedi e quindi è molto pericoloso, e adesso stanno cercando di capire come sistemare questa cosa, costruendo altre strutture per ripararti dal vento, perché sennò è davvero pericoloso appunto d'inverno. Oltretutto col freddo gelido e il Esatto. vento sulla faccia, cioè più o meno possiamo immaginarlo, magari non abbiamo sperimentato certe temperature, però un pochino magari il freddo. Lei mi ha detto meno Quando ti- 40, Mi ha detto meno arriva 40. pure il vento addosso con meno 40, col freddo gelido secco delle steppe. Ai 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 ai. Siamo pronti a tutto anche stasera, ragazzi. Abbiamo cena, colazione e pranzo per domani. Sì, Abbiamo perché tutto partiamo quanto. alle 21 e l'arrivo è previsto 2:30 di domani, quindi abbiamo tutto, Ah. quasi tutto il giorno anche domani sul treno. Al supermercato avevano questi panzerotti con dentro il cavolo. Il cavolo si usa moltissimo. Poi abbiamo preso delle carote, delle carotine. Che non so come mangeremo perché non abbiamo posate, quindi con le mani. Con le mani. Per ora non siamo ancora pronti a tutto. Non siamo ancora pronti. Ci prepareremo. Prezzi bassissimi questi al supermercato per comprare questa robetta qua. Cosa c'è nelle carote? C'è di tutto. Penso che ci sia della paprika anche. Ragazzi, fermiamo un attimo il video perché c'è una novità importante. Come sapete, noi programmiamo sempre pochissimo, quasi niente, però c'è una cosa su cui siamo sempre precisi e puntuali, che è l'assicurazione. Cioè stipuliamo sempre una polizza prima di partire, è una cosa fondamentale da fare. Ma fino al 28 giugno Eimondo applica uno sconto del 15% su tutte le polizze per partenza in qualunque data. Quindi se state programmando le vacanze estive, ma anche più avanti, anche quelle invernali, vi consigliamo di fare adesso l'assicurazione. Abbiamo un link qui sotto, lo trovate qui e nella descrizione del video, con appunto questo sconto del 15%. Basta cliccare sul link e lo sconto è già attivo. Ci sono state delle novità che sono state introdotte anche di recente, hanno innalzato il limite d'età e c'è una chat 24 ore su 24 con il personale medico, che sono utilissime. Però se volete maggiori informazioni, nel link qui sotto trovate tutto. Hanno finalmente comunicato il binario e si passa tutti insieme. Almata si chiama, Almata, stiamo andando ad Almata. Abbastanza moderno, direi, eh? Allora, il numero 6, quindi adesso andiamo a destra, questo è il treno. La carrozza è la 22. Mamma mia, quanto è lungo sto treno. 22, e credo che non sia neanche l'ultima. Ecco, qua siamo per esempio alla 12 o alla 10. Guarda, qua si vedono tutte le carrozze. Questa è la carrozza ristorante. Va che luscio che c'è. Guarda lì. Io, ragazzi, ve lo dico, mi sto prendendo bene su questo Kazakistan, eh? Dopo i primi giorni un po' di stanchezza, un po' di ambientamento, io me la sto cominciando a godere come si deve. Ma hai Vedo un visto po' che di c'è gente una persona addetta davanti a ogni porta? davanti a ogni O porta. anche due addirittura. Comunque quando gli ho fatto vedere al signore qual era il nostro 22, mi ha fatto giù. Dritto, deve Vai, andare siamo alla 14. chilometri. Poi hanno questi cappelli belli grossi, anche in generale i poliziotti hanno sempre questo cappellazzo bello grande. No, qua siamo ancora alla 15. Permesso, signora. Molto bene. Questo mi ricorda un po' quel treno che si usava durante l'estate per scendere a Reggio Calabria. Ti ricordi, Angela? Mi ricordo. Non ti ricordi? No, non c'ero io, non Angela, non c'eri. Sì, questi enormi, lunghissimi treni Siamo, con tutte le cuccette. Questa è la 21. Questa è seduta Ecco, la nostra. noi saremo seduti così, ragazzi. Un dolore domani, però questo è quello che abbiamo trovato. Eccola qua, la 22. Ci siamo, è il nostro momento. Angela, Paolo. Lo scontrino c'eravamo anche noi. Meno male, meno male.
bella fresca. Questi sono i nostri 2 posti, ragazzi, quindi molto bene, devo dire. Hanno cambiato questo, quindi è molto igienico. Siamo praticamente non l'ultima ma la penultima carrozza in pratica. Ecco, abbiamo già i nostri vicini. A parte gli scherzi, comunque la polizia è chirurgica, ragazzi, non c'è una ditata, ecco, sto guardando l'altra carrozza, anche lì sta salendo un sacco di gente. Questo è il bagno, che però al momento è occupato, poi andiamo a vederlo. Paolo è già andato alla ricerca dell'acqua calda barra acqua fredda per vedere se c'è, perché abbiamo letto che in teoria c'è sul treno. Abbiamo scoperto che uno dei 2 sedili è un po' sfondato, quindi faremo a turno stanotte su questo treno. Devo dire che ce lo aspettavamo un po' più trugno, invece comunque molto moderno, dei finestroni da un lato e dall'altro, quindi riusciremo anche a guardare un po' fuori il paesaggio. Che culo! Partiti spaccando il minuto, peccato che il treno vada all'indietro rispetto a dove siamo. Mancava solo qua. Vorrei sapere chi ha inventato questi sedili, che devi essere gigante, devi stare su così per appoggiare la testa. Sì. Drittissimo proprio. Invece qua sono tutti abbastanza piccolini, un po' come noi. Devi stare su proprio dritto, schiena dritta e ti appoggi. Bagno piccolo, ragazzi, ma niente male. Ecco qua, tutto bello pulito, c'è anche il profumo là sopra. Ecco qua, mi sono lavato i denti, tutto a posto, e adesso proviamo a dormire. C'è addirittura la copertina in dotazione, e adesso Angela, visto che dietro non c'è nessuno, si è messa lì. Vediamo, riusciamo a stare un po' più larghi, ma mi sa che a una certa qualcuno arriverà, sicuro. Buonanotte. Sono le 7, ragazzi, questa è una fermata, la gente scende, sfumacchia e poi torna su. Non so dove siamo, non prende neanche internet. Ecco qua, possiamo passare. Ho dormito malissimo. Ragazzi, a un certo punto ho aperto gli occhi, ho guardato fuori, era l'alba, quindi c'era tutta questa luce rossastra e eravamo davvero in mezzo al nulla, cioè siamo costantemente in mezzo al nulla ormai da tantissime ore. Questo è il paesaggio. È comparso quella città prima dove ci siamo fermati, ma per il resto niente. Adesso colazione. Ah, che bellezza. Abbiamo ancora questo che avevamo preso in Perù. In Perù. Viene con noi, caffettino. Attenzione, non abbiamo ancora cucchiaini, niente, quindi dobbiamo arrangiarci così. Abbondiamo, Scomodissimo, ragazzi, è scomodissimo. Qualsiasi posizione è sbagliata qui sopra, perché è tutto duro, fondamentalmente, duro dietro, duro sotto, e alla fine ci siamo messi così per dormire. Tu qui sì, esatto. Io invece con questa addosso, ma appoggiata su questo. No, è tutto scomodo. Niente, ragazzi. Tosta, sì, devo dire di sì. È andata, è passata la notte almeno, e adesso volevo andare a fare un giro proprio sul treno. Sì, comunque mancano ancora 6-7 ore, quindi ancora non è finito. Sto andando verso il vagone ristorante, qua ci sono le cuccette che sono chiuse, quindi sono tutti all'interno di queste mini stanzine. Per fortuna c'è un sacco d'acqua, e infatti ci sono i distributori ad ogni angolo, in pratica, sia calda che fredda. Qua continuano gli scompartimenti, vediamo dentro uno, ecco, sono le tipiche cuccette con 4 posti. Il treno è strapieno, ragazzi, non ho visto un posto libero ancora, vedete anche le cuccette sono tutte piene. Incredibile sta cosa, proprio pieno zeppo. Ce lo aspettavamo molto meno moderno, molto meno moderno. Qua comunque continua a dirmi di continuare per andare alla carrozza ristorante. Nel frattempo il panorama è sempre questo, costante. C'è il baretto,
Ho visto i prezzi belli proibitivi, ragazzi, ammazza, costosissimo. Noi abbiamo già tutto, siamo a posto. Questo però era il bar, invece, eccolo qua, questo è il ristorante. Ma immagino sia la stessa cosa alla fine. Si va al bar, si prende qualcosa e poi si può mangiare qua. Niente, io continuo ad andare avanti, ma in realtà è tutto uguale adesso, sono tutte uguali queste carrozze. Ci dice che a quanto stiamo andando, tipo più di 100 all'ora. In realtà, secondo me, all'inizio del viaggio siamo andati lentissimi e tra l'altro si sentivano tantissimo i binari. Ta-ta, 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 ta-ta. Cioè, una roba terribile. Sicuramente per la prima parte del viaggio è stato terribile. Adesso invece è molto meglio, è più veloce anche il viaggio. C'è più o meno un controllore ad ogni carrozza e quando si siedono qui su queste poltrone scomodissime. Compaiono quasi dal nulla così questi cimiteri e poi vicino subito dei villaggi così qua e là. Le ferrovie del Kazakistan si estendono per circa 16.000 km e i binari utilizzano lo scartamento russo, che è più largo rispetto a quello europeo o cinese. La rete, sviluppata a partire dalla fine del XIX secolo durante l'impero russo, si è ampliata molto in epoca sovietica. Grazie alla sua posizione geografica, il Kazakistan è uno dei principali corridoi ferroviari dell'Asia centrale e le sue ferrovie svolgono un ruolo fondamentale nel trasporto di merci tra Cina ed Europa. Sono addirittura comparsi gli alberi dopo ore e ore di viaggio. È l'1:40, ragazzi, siamo completamente disconnessi da ieri sera. Non sappiamo dove siamo perché il GPS non prende internet, non prende niente. Siamo nel nulla cosmico. Pazzesco, è una cosa così non l'avevo mai vista. Per così tanto tempo proprio fuori dal mondo, non c'è ancora niente fuori. Se calcoli che poi collega le due città principali principali, sì. che alla fine sono Almaty e Astana. Sì. Questa cosa è incredibile. Speriamo di arrivare in teoria fra un'ora. Meno di un'ora dovremmo essere arrivati, però in teoria lo scopriremo quando si ferma il treno in pratica. Noi ragazzi ci siamo mangiati tutto quello che avevamo comprato, quindi ci siamo fatti il panino con l'uovo sodo, il pomodoro, grande classico che ormai abbiamo imparato a farci in Sud America, ce lo facciamo sempre, molto comodo da viaggio. Poi cosa abbiamo mangiato? Le carote, le mele, le banane, insomma tutte queste cose. Abbiamo fatto fuori tutta la nostra dispensa, però devo dire mi aspettavo più gente che mangiava zuppe, cose, invece no, tutti tranquilli, sobri, qualcuno mangia un paninetto, qualcuno mangia così frutta, ma niente di esageratamente puzzolente, ecco. Quindi l'idea di Paolo, voglio sentire, no, non è andata assolutamente così, che il treno è super moderno. Dopo 17 ore e 40. Urca, che caldo fa! Fa caldissimo. Hanno acceso. A quanto pare si attraversa sui binari proprio. Sì, passano tutti. Passano tutti. Possiamo andare. Abbiamo fatto solo 10 minuti di ritardo su 18 ore di viaggio, cioè direi ottimo risultato. Oh mio Dio, ragazzi, frullatore. E quindi ragazzi, benvenuti ad Astana. No. E quindi ragazzi, benvenuti ad Almatà. Questa è la stazione. Quindi ragazzi, finalmente siamo arrivati. In pratica siamo nel sud del paese, vicino al confine col Kirghizistan. Si dovrebbe pronunciare così, Kirghizistan. Noi stiamo pronunciando tutto sbagliato come sempre, accenti, è la nostra caratteristica. Questo è normale, non sono neanche facili sti paesi da pronunciare. Comunque noi siamo molto fortunati perché per caso abbiamo prenotato l'hotel, anzi l'ostellino, a 2 passi da qua, quindi possiamo arrivarci tranquillamente a piedi. Anche questa stazione riconferma il fatto che il marmo sia un materiale molto apprezzato, infatti tutta di marmo con il colonnato davanti, super imponente questa stazione. Adesso ho perso Paolo, eccolo qua. Qua ci sono tutti i tassisti e gente che aspetta appunto l'arrivo dei passeggeri. Tu non hai mal di schiena? No. Madò. Stranamente no. Madò. Come sì, la catena turca. Fa più caldo, ma in realtà sullo sfondo si vedono le montagne con la neve. Per questo viaggio abbiamo speso 18 euro, cioè 1 euro per ora di viaggio. Hai visto il fulmine nel fondo? L'ho visto. Ma infatti io spero che questo caldo sia, sai, quel caldo pretemporale. Poi si sfoga e si rinfresca. Comunque 1 euro per ora di viaggio, quindi niente male, 18 euro a testa.
E noi in questi giorni stiamo chiamando sempre il paese Kazakistan, che in realtà è la traduzione italiana, perché in realtà si chiamerebbe Kazakhstan. Kazakhstan. Invece noi usiamo Kazakistan all'italiana, diciamo. Questa è la stanzetta Dalmati, ragazzi, si chiama Capsule Hotel e quindi è proprio piccolo. Abbiamo in pratica due letti Letto a castello, nella stanzetta però privata. Stanzetta privata per e tutti e questa due. qui con la porta, tu chiudi e via. Che non è malissimo. È minuscola questa. Più che altro fa un po' caldo. Un po' devo dire. caldo, sì, è veramente caldo qui dentro. Forse bisogna lasciare un po' aperto che c'è l'aria condizionata. E questa è la luce massima, diciamo, non è sì. neanche tanto illuminata. Meglio aggiungere il cellulare perché... Esatto, però direi che va benissimo, guarda. Benissimo, La scelta era tra benissimo. questo e un ostello, paghiamo 10 euro a notte in Sì. 2. Perfetto, c'è anche la colazione. C'è anche la colazione, ma infatti Non me quando ho detto l'aspettavo. colazione, vabbè. Qua abbiamo bagno e doccia di fronte, la cucina e tutto Sì. quanto. Adesso magari facciamo qualcosa di caldo. Di caldo, con sto caldo? Io andrei a comprare qualcosa di fresco, sinceramente. C'è un mega supermercato proprio qui sotto. Comodissimo qua, ragazzi, meno male. Comunque appena entrati ci hanno fatto togliere le scarpe e ci hanno dato le ciabattone. Queste sono le mie, ma sono bellissime perché hanno anche le orecchiette sopra, gigantesche, belle comode. Si vede che siamo cotte, abbiamo detto c'è poca luce perché avevamo acceso solo una delle due, in realtà c'è l'altra fortissima. Il tempo di entrare, ragazzi, è sceso il diluvio. Ecco qua, ha piovuto tantissimo e si sono abbassate le temperature un sacco. Adesso fa fresco, c'è un bel vento. Noi siamo proprio qui sotto, ci sono questi negozi e ristoranti e da qualche parte qua ci dovrebbe essere anche un supermercato. Adesso andiamo a fare un po' di provviste. Ho già perso Paolo da qualche parte e guardate anche la signora come si è attrezzata per la pioggia, ha coperto tutto, poverina. È scesa una raffica di pioggia incredibile. Dopo una bella doccia, una bella pasta con il sugo fumante, nonostante... Ci sentiamo ancora un po' sballottati Sui binari. però la pasta col sugo sappiamo che cura ogni cosa, Ah. non è vero? Però Ha curato tutto Sì. tutto. E noi allora stasera usciamo, ragazzi, perché come sapete siamo gente della notte e proprio quello, direi. questo è il nostro habitat naturale. Non c'è nessuno, ragazzi, non c'è nessuno in giro, nessuno. è Dovremmo essere vicini proprio alla parte della nightlife, cioè quella proprio bella viva. E quindi andiamo a vedere com'è. Una cosa fantastica che subito salta all'occhio è che ci sono questi negozietti. Questa per esempio è una panetteria e ragazzi attenzione perché va bene la pasta col sugo, però magari un'aggiuntina la farei anche. Ci sono questi negozietti aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e abbiamo visti diversi anche... Cosa c'è, Angela? È la pizza, mamma che brutta, no Questa dai. è un po' bruttina. No, Però invece dai. questo pane spogliato qui accanto, se ce n'è Sì, uno dolce dai. è nostro, te lo dico già. Ma anche non dolce per quanto mi riguarda. E comunque non solo i negozietti, le panetterie, ma soprattutto i supermercatini, questi qua all'angolo, che sono aperti tutta la vita in pratica. Sì, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma tipo mi ricordano anche un po' il burek. Hello. Sweet? Il ragazzo per qualche motivo è sparito. Se n'è andato, completamente. gli ho detto se c'era qualcosa di Non lo dolce so. ma è scappato, non lo so, quindi Perso facciamo la la traduzione del menù noi. Qua si deve tradurre tutto praticamente, tutto quanto. Eccolo qua. Samosa con pollo, con carne, con formaggio o Uigurskaya. Cosa sarà Pollo, comunque è tutto l'Uigurskaya? salato. Tutto Pizza, salato. coscia di pollo, caffè. Niente dolce allora. Ecco perché Ok. se n'è andato forse. Ci siamo risposti da soli. Ecco dove sono tutti quanti, ragazzi. Ci sono le lucette qua, completamente pedonale, non passano le macchine. Guarda là, c'è un gruppo incredibile. Sì, mi sa che c'è qualcuno che suona o canta, qualcosa simile. Very Devo good, ammettere very good. che non mi fidavo di Paolo, non mi sono fidata Che quando mi ha novità, detto, che "Guarda novità." che andiamo in una zona dove c'è un sacco di gente, ma dove non c'è nessuno in questa città, era deserto fino a qui. Guardate che- invece sono tutti qui. Angela è la hater numero uno. Ma non La è- mia hater numero uno. Ma perché Di la verità, dici tu mi così? scriveresti Non un è sacco di brutti messaggi nei vero. video. Non è vero, dai, ti do un bacino per compensare. E qua cosa succede allora? Versione alternativa di una gelateria. Vendono solo gelati e in questo specie di cubo praticamente ci sono tutti i coni gelato, tutti i vari tipi di gelato, anche tipo viennette, non so come dire, quei tronchetti di gelato. Quanto è particolare sta immagine. Sono Sì. tutti quanti stampati fuori con i prezzi. Quindi adesso Esatto, quasi tu ti quasi. scegli quello che vuoi e lo Scegliamone assaggi. uno. Stiamo facendo la traduzione dei gusti, alla fine mi sa che scegliamo questo perché la Abbiamo traduzione scelto questo, è bellissimo. non lo so cosa sia. Paolo ha fatto la foto per farsi capire con la signora qui dentro. This?
No ragazzi, incredibile. Allora, stavamo cercando un po' le traduzioni. È uscito Molochon sovietico. Vabbè, sovietico, interessante. Prendiamolo. E poi ci è arrivata la carta, proprio questa qua, Del gelato. con la falce e il martello addirittura e la stella. Vabbè. Adesso rifacendo la traduzione esce tordo sovietico. Io non so che cosa voglia dire. Che cosa sia, c'è un'altra scritta. Esattamente cos'è un tordo, Angela? Non che tu ne ho sappia. la più pallida idea. Ecco. Vediamo la parte sotto. Traduciamo anche questo. Sono curioso di sapere che gusto è sto tordo. Con topping al frutto della passione. Il però. frutto della passione, che Magari c'entra? buono, non lo so. Assaggiamolo, direi, buttiamoci in questo assaggio. Se già il disegno non era troppo inquietante, l'interno è Mamma anche che brutto! È bruttissimo! Ma che è sta roba? Ma è tutto cono! tutto cono dentro. Ti ricordi che li avevamo presi anche in Georgia, dei gelatini così, tutti cono? In Georgia erano esattamente così. Assaggia come sono. Questo tordo. Di cosa sa? Ma perché non è rotondo ma schiacciato? Adesso sa di fior di latte e basta. Mi sa che il tordo è dentro. Bisogna andare a trovare. Bisogna andare più in fondo. Ah, che forse l'abbiamo trovato il tordo. È frutto della passione. È tipo marmellata al frutto della passione. Vabbè. Comunque mi sembra il posto giusto per mangiare una cosa del genere, proprio sotto Esatto, questa struttura. Mangi qui dove lo mangi, voglio dire. Cosa si scopre, ragazzi? È arrivato il momento Angela. Ho provato a fare una ricerca su questo gelato perché mi incuriosiva il fatto che fosse un gelato sovietico. A quanto pare è questo gelato, però un po' rivisitato, diciamo nella versione moderna, con in questo caso maracuja, abbiamo detto, no? Cosa che c'è dentro? Passione. Frutto della passione. Sto E mangiando. il plombir intanto era questo, cioè questa specie di cono ripieno di un gelato molto dolce, e si dice che durante l'epoca di Stalin venne mandato il ministro dell'industria alimentare negli Stati Uniti per capire un po' cosa mangiavano nei fast food americani e portarli poi nell'Unione Sovietica, e questo ministro tornò con vari macchinari alimentari e anche con la ricetta per fare questo gelato, diciamo industriale, che però deve seguire delle regole ben precise, quindi si è diffuso moltissimo in tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, ancora si trova, e poi ognuno di loro l'ha un po' arricchito, diciamo in questo caso con il frutto della passione. Bello, perché questo è sempre il massimo della nostra trasgressivissima vita notturna. Capito? Un gelato sovietico. Ma ci stavamo chiedendo, ma durante l'inverno questo negozietto minuscolo di gelati che vende? Magari trasforma, gira il cartello e vendono zuppe. Qualcosa del genere, non possono vendere gelati tutto l'anno. Comunque ragazzi, adesso fermiamoci un attimo a realizzare che siamo arrivati ad Almaty, quella che doveva essere la prima città di questo viaggio, ma in realtà è diventata la seconda città di questo viaggio. Tra l'altro tra le uniche 2 città di questo enorme, immenso paese, cioè ce le siamo cuccate una dietro l'altra. Sì, così. diciamo che c'è stato un errorino di prenotazione, quindi siamo finiti ad Astana invece che a Almaty all'inizio, quindi questo errore però ci ha permesso di vedere una bella città, una città unica nel suo genere, direi, perché comunque da zero, città moderna. Ha cambiato la versione, Angela. In che senso? Sono contento di saperlo. Perché dici così? Perché non l'avete vista voi quando c'è stato l'errore di prenotazione? Scusa, tu devi prenotare sempre tutto in massimo 5-10 bisogna minuti, farlo, che siano perché sennò voli poi- intercontinentali, hotel, ma quando qualunque passa cosa. il momento poi non lo fai più. Ti ricordo che devi l'ultima farlo. volta che hai prenotato veloce stavamo finendo in una favela, se la volta dopo siamo finiti ad Astana invece che a Almaty. Quindi... Mi ha ringraziato anche per la favelas, perché abbiamo conosciuto una realtà che altrimenti non avremmo conosciuto. Vabbè, comunque, quindi, detto questo, alla fine, a posteriori, non è vero comunque che mi sono arrabbiata quei 2 minuti subito dopo, poi abbiamo visto che comunque era collegata da tutto il resto del paese e va bene così, ma Va secondo bene, me... Angela, non c'è bisogno, non ti devi prenotare, va bene Ascolta, così. a So che avevo ragione posteriori alla fine. hai fatto un bel errore, nel senso che almeno siamo finiti in una città in mezzo al niente, perché quando siamo atterrati, credo non mi dimenticherò mai mentre atterravamo che non c'era Nelle nulla steppe e uno dice ma come può kazake. essere la capitale qui in mezzo, e invece era proprio lì E questa invece- capitale costruita così da zero quasi, Vabbè, detto ciò, comunque, modernissima, vabbè. questa è una fase abbastanza corta di città e Sono poi finite, ragazzi, non è che è una fase corta. via nelle steppe, Le via nelle abbiamo steppe. fatte, sì. Comunque ragazzi, se volete iscrivetevi al canale per vedere che cosa succederà nei prossimi video, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, Esagera. decenni. Iscrivetevi al canale ragazzi, attivate anche la campanella e scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questo viaggio in treno, se anche voi eravate convinti che i treni kazaki fossero più stile, non so, film, non so, quelli un po', capito, Sono deluso, sovietici. sono deluso, Sì, niente ci puzza di aspettavamo- piedi.
Sono deluso, Zero. Troppo moderno. Gente che non gli unici che mangiavamo sul treno eravamo noi Ma alla dai. fine. Vabbè. Comunque se volete potete iscrivervi anche a Patreon, qui Sì. sotto c'è il link al Patreon e lì siamo tutti quanti insieme, una bellissima famiglia. Quindi noi da qui ci salutiamo. Alla prossima ragazzi! Ciao belli! Ciao!